Salve a tutti cari amici, in questo video andremo a vedere l'attacco manubrio ammortizzato Shockstop dell'azienda Redshift, conosciuto come Redshift Shockstop Suspension Steam, particolarmente indicato per le bici gravel. A seconda delle geometrie, del materiale del telaio, delle gomme e della tipologia di ruote che utilizziamo sulla nostra bici, le vibrazioni e gli urti vengono trasmessi al nostro corpo, creando sensazioni poco piacevoli o addirittura fastidio fisico. In particolare quello che ho notato personalmente sulla mia bici gravel, che è una Montana Vector, è un leggero dolore ai polsi al termine di ogni uscita, in quanto vengono fortemente sollecitati dagli urti che si trasmettono allo sterzo, e questo soprattutto quando si vanno a fare dei tragitti caratterizzati da un terreno abbastanza disconnesso. Per questo motivo ho deciso di fare un upgrade al fine di introdurre un sistema ammortizzante in grado di portare un comfort maggiore per i miei poveri polsi. Cercando quindi su internet ho visto recensioni, commenti e discussioni molto positive con un parere unanime sull'ottima qualità di Redshift. Già in passato ci sono state aziende che hanno cercato di trovare una soluzione a questo inconveniente, ma con poco successo sia dal punto di vista funzionale che estetico, per di più a prezzi veramente esagerati. Redshift è un marchio americano fondato da 3 ingegneri appassionati di bici che applicano ai loro prodotti la massima qualità di realizzazione per ottenere una durata nel tempo e funzionamento impeccabile. Nel 2015 hanno lanciato l'attacco manubrio Shockstop che, grazie ad uno snodo su boccole autolubrificanti che non necessitano di manutenzione ed un sistema di smorzamento interno composto da 2 elastomeri, offre 20 mm di ammortizzazione al manubrio. Gli elastomeri rappresentano una famiglia di materiali la cui caratteristica principale è l'elevata elasticità, ossia l'abilità di tornare alla forma originaria una volta rimossa la fonte di tensione. Lo Shockstop arriva nella sua scatola rossa e all'interno, oltre all'attacco, troviamo diversi elastomeri ed un foglietto con le istruzioni da seguire passo passo. Lo Shockstop è un attacco manubrio che ruota su un fulcro con cuscinetti sigillati. Il fulcro è posizionato subito di fronte al tubo sterzo, in modo che lo stelo dell'attacco e il manubrio si possano muovere su e giù. L'ammortizzazione è controllata da 2 piccoli inserti in elastomero nascosti all'interno, in modo semplice ed efficace. Le 2 parti che compongono l'attacco, il collarino dello sterzo e il fusto che ruota, sono realizzate in alluminio. Gli elastomeri che fanno da ammortizzatori sono forniti in 5 durezze diverse, che per essere distinte sono rappresentate da 5 colori diversi con dei numeretti disegnati sopra. Combinate tra loro smontando il supporto interno, consentono di tarare la risposta dello Shockstop. Di questi 5 elastomeri forniti, 2 sono già preinstallati all'interno, mentre gli altri 3 sono aggiuntivi, presenti nella scatola e servono nel caso in cui si debba modificare l'ammortizzazione che, oltre a dipendere dal tipo di manubrio installato, dipende dal peso del rider ma anche dallo stile di guida. La differenza di risposta elastica è data infatti dal tipo di manubrio. Se dritto, in stile mountain bike, detto in gergo flat bar, avrà un assorbimento di 10 mm, invece se è curvo, ovvero di tipo corsa o gravel, detto in gergo drop bar, avrà 20 mm di smorzamento degli urti. Nelle istruzioni viene fornita anche una tabella per ottenere la combinazione ideale in base al proprio peso e al tipo di manubrio. La precisione delle lavorazioni dei componenti che compongono l'attacco Redshift lo rendono di altissima qualità. I materiali utilizzati e le tolleranze sono così precise da non necessitare alcuna manutenzione o lubrificazione per anni. Anche gli elastomeri sono studiati appositamente per lavorare a differenti temperature esterne, senza alterarne le prestazioni nel tempo. L'attacco Shockstop è disponibile nelle seguenti misure: 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm con inclinazione più o meno 6 gradi e l'attacco da 100 mm con inclinazione 30 gradi. Il peso rilevato in misura del nostro attacco da 90 mm è di 266 grammi. Naturalmente con l'aumentare della lunghezza aumenta anche il peso, quindi sugli attacchi da 100, da 110 avremo un peso via via che aumenta. La lunghezza è misurata tra i 2 punti centrali, mi raccomando. Io l'ho installato con meno 6 gradi per il semplice motivo che con questa impostazione si adatta meglio al mio stile di guida. L'attacco manubrio, secondo i test effettuati dall'azienda, assorbe circa il 70% delle vibrazioni al manubrio date dal terreno ed effettivamente nell'utilizzo il livello di affaticamento delle mani si riduce drasticamente, permettendo di pedalare più a lungo senza problemi. Inoltre, ad andature elevate, in caso di urti maggiori,
come una buca o una pietra di grandi dimensioni, grazie all'ammortizzazione del manubrio non c'è bisogno di rallentare il ritmo della pedalata. Quali potrebbero essere gli svantaggi di avere questo sistema? Forse un peso leggermente superiore rispetto agli altri attacchi manubrio, perché dobbiamo considerare anche le parti che servono per l'ammortizzazione, ma questo fa veramente poca differenza. E un altro aspetto che riguarda la pedalata: quando ci alziamo ad esempio dalla sella per andare a fare una pedalata in salita ad alta intensità, quello che andiamo a fare è imprimere molta forza sullo sterzo, e quindi ci ritroveremo magari delle situazioni in cui ad ogni pedalata lo sterzo si abbassa, perché c'è un'ammortizzazione dovuta al fatto che noi andiamo a imprimere della forza sullo sterzo, e questo potrebbe andare a ridurre in qualche modo un effetto di forza sul pedale, quindi si riesce a imprimere leggermente meno forza. Ma questo per i puristi della bicicletta, secondo me il comfort che ne deriva dall'utilizzo, quindi la riduzione notevole dell'effetto negativo sui polsi, è veramente molto superiore rispetto a questi piccoli, svantaggi che si hanno installando il Redshift. Spero che questo video possa esservi stato utile, che vi abbia dato qualche informazione aggiuntiva. Se vi va, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie.